Ciao ragazzi, in questo e nei prossimi due tutorial impariamo a risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite utilizzando il metodo di sostituzione, il metodo di riduzione ed il metodo di Cramer. Per quanto riguarda il metodo di sostituzione, che sarà trattato in questo video, vi propongo due modi diversi di procedere. Sarete poi voi a decidere quale dei due utilizzare in base alle vostre preferenze. Prima di entrare nel discorso, vi voglio però fornire le soluzioni degli esercizi che vi ho proposto alla fine del video precedente. Iniziamo! Nel primo esercizio, calcolando il rapporto fra i coefficienti della x ed il rapporto fra i coefficienti della y e semplificando, ci si accorge che sono entrambi uguali a 5 mezzi e dunque sono uguali fra loro. Calcoliamo dunque il terzo rapporto. Ci si accorge subito che il terzo rapporto è diverso dai primi due, poiché è diverso il suo segno. Siccome i primi due rapporti sono uguali fra loro e sono diversi dal terzo rapporto, il sistema è impossibile. Nel secondo sistema, i primi due rapporti sono uguali fra loro. Calcolando anche il terzo rapporto, si scopre che anche il terzo rapporto è uguale ai primi due, e dunque il sistema è indeterminato. Osservando il terzo sistema, ci si accorge che i primi due rapporti non possono essere uguali fra loro, poiché hanno segno diverso. Dunque, il sistema è determinato e, risolvendolo con uno qualsiasi dei metodi trattati, si trova che la sua soluzione è x uguale a 1, y uguale a meno 3. Osserviamo ora il sistema numero 4. Come si può notare, esso non si presenta in forma normale. Moltiplichiamo quindi per 2 la prima equazione e riordiniamo la seconda. Otteniamo così il sistema riportato qui in basso. Calcolando i rapporti, si può notare che sono tutti uguali ad 1 e dunque il sistema è indeterminato. Per quanto riguarda il sistema numero 5, si può notare che i primi due rapporti sono uguali fra loro e sono diversi dal terzo rapporto. Il sistema è dunque impossibile. Sistemiamo ora il sistema numero 6 e portiamo la forma canonica. Come si può notare, i primi due rapporti sono diversi fra loro e dunque non è nemmeno necessario calcolare il terzo rapporto. Il sistema è determinato e, procedendo con i calcoli, si trova che la sua soluzione è x uguale a 26 quinti, y uguale a meno 14 quinti. Per non appesantire troppo la trattazione, ti riporto ora le soluzioni degli ultimi tre esercizi. Come avrai notato, dei 9 esercizi che ti avevo proposto, solamente 2 erano da risolvere, mentre tutti gli altri erano o indeterminati o impossibili. Attenzione dunque a non iniziare a svolgere i calcoli alla cieca, poiché c'è il rischio di perdere molto tempo e magari anche di sbagliare, quando invece un'analisi rapida dei coefficienti ci dice immediatamente che un sistema è indeterminato o impossibile anche senza risolverlo. Iniziamo ora a trattare i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite utilizzando il metodo di sostituzione. Iniziamo con questo primo sistema che, come si può notare, si presenta già in forma canonica. Scegliamo ora fra le tre equazioni quella che ci sembra la più semplice, ad esempio la terza, e ricaviamo da essa il valore di un'incognita in dipendenza dalle altre due incognite. In questo esercizio ho deciso di ricavare la x mandando a destra dell'uguale sia la y che la z, ovviamente cambiandole di segno. Sostituisco ora il valore della x nelle altre due equazioni del sistema e, dopo aver svolto alcuni semplici calcoli, otteniamo un sistema di due equazioni in due incognite, la y e la z. Applicando ora nuovamente il metodo di sostituzione oppure uno qualsiasi dei metodi trattati, tranne quello grafico, otteniamo per la y il valore meno 2 e per la z il valore 3. Sostituiamo ora i due valori trovati nell'espressione matematica della x che avevo indicato con un segnalibro. Dopo alcuni semplici calcoli, otteniamo x uguale a 5. La soluzione del nostro sistema è dunque la terna di valori x uguale a 5, y uguale a meno 2 e z uguale a 3. Riassumiamo ora brevemente tutta la procedura. Per risolvere un sistema di tre equazioni lineari in tre incognite, innanzitutto si sceglie un'equazione
possibilmente la più semplice, e si ricava una delle tre incognite in dipendenza dalle altre due. Successivamente si sostituisce tale incognita all'interno delle altre due equazioni, ottenendo così, dopo alcuni passaggi, un sistema di due equazioni in due incognite. Risolvendo tale sistema con un qualsiasi metodo risolutivo, evitando possibilmente quello grafico, si determina il valore delle altre due incognite. Sostituendo infine il valore delle due incognite trovate nell'equazione scelta inizialmente, si riesce così a determinare anche il valore della terza incognita. Vediamo ora una seconda procedura che ci permette di ottenere lo stesso risultato. Per poter applicare questo secondo metodo risolutivo, bisogna inizialmente trascurare una delle tre equazioni, possibilmente la più difficile. Nell'esempio proposto, io ho trascurato la seconda equazione. Nella prima equazione ricavo ora il valore di un'incognita, la x, mentre nella terza equazione ricavo il valore di un'altra incognita, la y. Sostituisco ora il valore della y trovato nella terza equazione nella prima equazione e, dopo aver svolto alcuni calcoli, ricavo il valore della x dipendente dalla sola incognita z. Risostituisco ora questa espressione matematica nella terza equazione e ricavo anche il valore della y dipendente dalla sola z. In questo esempio sono stato molto fortunato poiché l'incognita z è sparita e dunque ho determinato immediatamente il valore della y. Solitamente però questo non si verifica e trovo sia la y che la x entrambe dipendenti dalla sola z. Sostituisco ora entrambe le espressioni matematiche trovate nella seconda equazione, quella che inizialmente avevo trascurato. Come si può notare, ora questa equazione contiene una sola variabile, la z. Dunque, risolvendo questa equazione di primo grado in z, otteniamo per z il valore z uguale a 3. Sostituendo infine tale valore nelle espressioni matematiche della x e della y che avevo trovato in precedenza, ottengo per x il valore 5 e per y il valore meno 2. Ho ritrovato così, applicando questo metodo, la terna di valori ottenuta in precedenza. Riassumendo brevemente tutta la procedura, possiamo dire che inizialmente si trascura una delle tre equazioni e si trovano i valori di due variabili differenti nelle equazioni che restano. Nel nostro esempio, inizialmente abbiamo sostituito la y nella prima equazione e, una volta determinata la x, l'abbiamo risostituita nella terza equazione, trovando due espressioni matematiche sia per la x che per la y dipendenti dalla sola variabile z. A questo punto abbiamo sostituito queste due espressioni matematiche all'interno dell'equazione trascurata inizialmente, ottenendo così un'equazione nella sola incognita z, che risolta ci ha fornito il valore finale della z. Sostituendo infine questo valore della z nelle due espressioni matematiche trovate in precedenza per la x e per la y, abbiamo determinato il valore della x e della y. Vi faccio presente che se non si trascurasse inizialmente un'equazione e si continuasse a sostituire ad esempio la prima equazione nella seconda, la seconda nella terza, la terza nella prima e così via, ci sarebbe il rischio di continuare a svolgere calcoli in eterno senza mai trovare la soluzione del sistema. Riassumendo brevemente quanto detto, posso affermare che per risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite basta procedere in questo modo. Trascuro questa equazione. Sostituisco questa in questa. Dopo aver svolto i calcoli risostituisco questa in questa. Ed infine sostituisco entrambe le espressioni matematiche trovate per la x e per la y nell'equazione trascurata inizialmente. Dopo aver svolto gli ultimi calcoli e le ultime sostituzioni, ottengo la soluzione finale del sistema. Se volete un consiglio, a me sembra più rapido e meno contorto il primo metodo, però lascio a voi la scelta. Nel prossimo video tutorial impareremo a risolvere i sistemi lineari di tre equazioni in tre incognite utilizzando il metodo di somma o riduzione. Vi aspetto! Ciao!